eccoci a noi con un nuovo tutorial. Oggi vedremo insieme come sostituire le pastiglie dei freni su una BMW Serie 1 modello 120D del 2012. Abbiamo acquistato queste pastiglie dei freni anteriori e posteriori più sensori da Andreini Ricambi, hanno ricambi a Sinalunga in provincia di Siena. Ho acquistato diverse volte i ricambi da loro, hanno degli ottimi prezzi e vi lascerò qui sotto il loro indirizzo email. Mettiamoci all'opera. Andiamo ad aprire la scatola. All'interno troviamo i due sensori, anteriore e posteriore, le pastiglie anteriori e posteriori. Sono della Planet, è un marchio italiano, e tutto il kit abbiamo pagato 100 euro comprensive di spese di spedizione. Un ottimo prezzo. E adesso mettiamoci all'opera. Al momento che andiamo ad accendere il quadro ci dà l'errore impianto frenante e moderare la velocità con la spia rossa. Quindi alziamo la macchina sul crick, svediamo i bulloni della ruota, togliamo la ruota e questa è la nostra pinza. Togliamo il primo tappino superiore, togliamo il secondo tappino, quello sotto. Prendiamo una brugola di 8 e svitiamo i due perni. Quello superiore lo sfiliamo e poi andremo a sfilare anche quello sotto. Poi prendiamo uno scalpello e togliamo questa placchettina metallica. Dopo infiliamo lo scalpello tra la pasticca e la pinza per spingere il pistoncino verso l'interno e poter togliere il copripinza. Ecco fatto. Ora togliamo la prima pastiglia e anche l'altra. Sono abbastanza consumate. Poi prendiamo un gancio ad S e appendiamo il copripinza da una parte. Spazzoliamo le sedie dove vanno inserite le pastiglie. Poi prendiamo le pastiglie nuove, inseriamo prima una, poi prendiamo una morsa da falegname e spingiamo il pistoncino verso il basso in modo da essere pari. A questo punto mettiamo l'altra pastiglia all'interno del pistoncino, andiamo ad inserire il copripinza, mettiamo il perno superiore, lo avvitiamo. Perno sotto lo avvitiamo, poi diamo una bella stretta anche di sotto, rimettiamo la nostra grappettina metallica, ci aiutiamo con lo scalpello, martelliamo, rimettiamo i due tappini, quello sopra e quello sotto. E a questo punto il lavoro è fatto, possiamo rimontare la ruota. Andiamo a riavvitare i nostri 5 bulloni e ora vi farò vedere come sostituire il sensore di usura che si trova sulla ruota posteriore destra. Togliamo la ruota. Qui abbiamo un dado di 10, lo svitiamo. Spostiamo e qui c'è la nostra scatolina con il connettore del sensore. Scolleghiamo il sensore. Togliamo il cavo da tutte le sue sedi. Qui basta abbassare, sfiliamo il cavo. Uguale. Qui alziamo questa levetta in plastica e sfiliamo il cavo. Qui uguale. Qui togliamo questo cappuccio
sfiliamo il cavo. Qui poi prendiamo un cacciavite piatto, spingiamo verso l'esterno e sfiliamo il nostro sensore. Questa è la grappettina metallica rimasta dentro, la togliamo e andiamo a prendere il cavo nuovo. Qui basta semplicemente metterla ad incastro e sentiremo un clip. Naturalmente la procedura per mettere il sensore, la rifata a ritroso, è semplicissimo. Poi tanto ve lo farò vedere anche più avanti con il sensore anteriore. Sull'anteriore uguale, una volta tolta la ruota, togliamo i due tappi, quello sopra e quello sotto. Svitiamo due perni, sempre con una brugola di 8. Questo è il primo. E questo è il secondo. Poi togliamo la nostra grappettina metallica, che è semplicemente ad incastro. Usiamo uno scalpello o un cacciavite piatto per far rientrare il pistone un po' verso l'interno, in modo da poter togliere il copripinza. Lo sfiliamo, togliamo la prima pastiglia, poi togliamo il sensore, che è semplicemente ad incastro, come abbiamo visto sulla pinza posteriore, e poi sfiliamo l'altra pastiglia. Uguale, togliamo il cappuccio e sfiliamo il cavo dalle sue sedi. È tutto semplicemente ad incastro. Qui c'è la scatolina, la apriamo, stacchiamo il connettore, prendiamo il nuovo sensore, attacchiamo il connettore, lo inseriamo questa scatolina, lo incastriamo, chiudiamo lo sportellino e poi passiamo ad incastrarlo nelle sue sedi. Mettiamo la nuova pastiglia, inseriamo il sensore, che è semplicemente ad incastro. La parte giusta è quella no piatta, ma l'altra dove c'è una piccola sferettina, un rialzo. Quello va verso l'interno, perché poi il disco, quando andrà a toccarlo, lo consuma, lo schiaccerà e si accenderà la spia, e quindi vuol dire che dobbiamo sostituire le pastiglie. A questo punto possiamo castrare il nostro copripinza, reinseriamo i nostri due perni, quello sotto, poi passiamo a quello superiore, mettiamo due tappi, mettiamo la nostra grappettina metallica. Nel caso vi dimenticate di attaccare il sensore o comunque dovete sostituirlo in quanto non funziona più, possiamo farlo anche in questo modo. Se non si incastra, probabilmente vi è cascata questa grappettina metallica. La reinseriamo e andiamo ad incastrare al sensore. Tac. Mettiamo il cappuccio. Una volta sostituite le pastiglie, per spengere la spia accendiamo il quadro, ci darà il solito errore, infatti, impianto frenante, moderare la velocità. E ora vediamo insieme come spengere questa spia. Premiamo il tasto BC finché non compare l'orario. Ecco. Poi teniamo premuto il tasto questo qui per azzerare i chilometri e comparirà questo menu. Qui vediamo vari reset eseguibili da fare, come ad esempio il cambio dell'olio, controllo generale dell'auto, il liquido frenante, eccetera. Andiamo su quello che interessa a noi, teniamo premuto, eseguire il reset, riteniamo premuto, reset in corso, reset riuscito, e così abbiamo tutti i reset eseguibili, tutto verde. A questo punto spengiamo il quadro
quando andremo ad accendere il quadro non ci darà più l'errore dell'impianto frenante. Perfetto. Proviamo a mettere in moto, piede sul freno, accendiamo, allacciare la cintura, allacciamo la cintura, tac, perfetto, nessun errore. Questa è la spia del freno a mano, se non lo togliamo si spenge, meraviglioso. Eccoci a fine tutorial, spero il video vi sia piaciuto, nel caso sapete cosa dovete fare, lasciare un bel like ed iscrivetevi al mio canale. Io vi saluto e alla prossima, ciao! Cliccate su iscriviti, poi clicchiamo sulla campanellina accanto, tutte, e in questo modo andrete ad attivare le notifiche del mio canale, ovvero tutte le volte che io andrò a caricare un nuovo video vi arriverà la notifica.